Come saldare l'acciaio inossidabile ad elettrodo? Tra l'acciaio inossidabile del 316 e il 304, se sono senza scritte o sono mescolati, come facciamo a conoscere se questo 316 e questo 304? Una domanda molto importante, ragazzi. Saldare basta senza capire, come guidare con gli occhi chiusi. Questo qua è un lubrificante alimentare. E ovviamente se saldate il materiale del 316 con questi due tipi di elettrodi non fanno né tenuta e fanno le cricche. Devo saldare il 316, che elettrodo posso usare? Devo saldare il 304, che elettrodo posso usare? Avrete risposte a tutte queste domande al contenuto di questo video. Oggi parliamo di 5 categorie di acciaio inossidabile: l'acciaio inossidabile 304, il 308, il 309, il 316 e il 321. Cominciamo dal basso con l'acciaio inossidabile del 304. L'acciaio inossidabile del 304 contiene 18% di cromo e 8% di nickel. La presenza del cromo nell'acciaio lo rende inossidabile, mentre la presenza del nickel nell'acciaio inossidabile lo rende elastico. L'acciaio inossidabile del 304 può essere saldato con l'elettrodo del 321 e l'elettrodo del 316 e l'elettrodo del 309 e l'elettrodo del 308. Esatto, il 304 è uguale, identico alla tua ex che lo prendeva da tutti. E ora passiamo all'acciaio inossidabile del 308. L'acciaio inossidabile del 308 è composto di 18% di cromo e 9% di nickel. La differenza tra il 304 e il 308, praticamente il 308 contiene una percentuale in più di nickel. Questa percentuale in più di nickel lo rende ancora più elastico. Quale elettrodo possiamo utilizzare per saldare l'acciaio inossidabile del 308? Le possiamo saldare con l'elettrodo del 321 e l'elettrodo del 316 e l'elettrodo del 309 e ovviamente con l'elettrodo del 308. Quindi per saldare l'acciaio inossidabile del 304 e l'acciaio inossidabile del 308 è necessario comprare un pacco di elettrodo del 308 che è adatto sia per uno anche per l'altro. Ora passiamo all'acciaio inossidabile del 309. L'acciaio inossidabile del 309 è composto di 22% di cromo e 12% di nickel. La maggiore percentuale di cromo ne aumenta la robustezza e la percentuale di più di nickel per compensare più elasticità. Con quale elettrodo possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 309? Lo possiamo saldare con l'elettrodo del 321, l'elettrodo è adatto per il 309 e ovviamente con l'elettrodo del 308 e l'elettrodo del 316 non si può saldare l'acciaio inossidabile del 309. Ora passiamo all'acciaio inossidabile del 316. L'acciaio inossidabile del 316 è composto di 18% di cromo e 8% di nickel, la stessa percentuale identica del 304, ma con l'aggiunta del 3% di molibdeno. Il molibdeno permette all'acciaio inossidabile di non essere composto alla corrosione. Non ha un caso che l'acciaio inossidabile del 316 viene chiamato acciaio alimentare. Con quale elettrodo possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 316? Lo possiamo saldare con l'elettrodo del 321 e l'elettrodo del 316. L'acciaio inossidabile del 316 non può essere saldato con l'elettrodo del 309 ma neanche con l'elettrodo del 308 perché questi due tipi di elettrodi non tengono il molibdeno. E ovviamente se saldate il materiale del 316 con questi due tipi di elettrodi non fanno né tenuta e fanno le cricche. Ora passiamo all'acciaio inossidabile del 321. L'acciaio inossidabile del 321 è composto di 19% di cromo e 12% di nickel e 0,7% di titanio.
Il titanio permette di stabilizzare la lega contro la formazione di carburo di cromo, prevedendo la fragilità a temperature elevate. L'acciaio inossidabile del 321 è resistente al calore, è resistente all'abrasione, facilmente saldabile e non temperabile e ha ottima prestazione di rottura da stress ad alta temperatura. Con quale elettrodo possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 321? Le possiamo saldare solo con l'elettrodo del 321. Praticamente non vuole conoscere nessuno del resto delle categorie di acciaio inossidabile. Quindi con l'elettrodo del 321 possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 321 e il 316, il 309, il 308 e il 304. Mentre con l'elettrodo del 316 possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 316, il 308 e il 304 e non si può saldare l'acciaio inossidabile del 321, 309 con l'elettrodo del 316. Con l'elettrodo del 309 possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 309, il 308 e il 304. Con lo stesso elettrodo del 309 non possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 316, ma neanche il 321. E con l'elettrodo del 308 possiamo saldare l'acciaio inossidabile del 308 e l'acciaio inossidabile del 304. Con l'elettrodo del 308 non possiamo saldare il 309, il 316 e il 321. Tra l'acciaio inossidabile del 316 e il 304, se sono senza scritte o sono mescolati, come facciamo a conoscere se questo 316 e questo 304? Una domanda molto importante, ragazzi. Per sapere la differenza tra il 316 e il 304 ci sono dei liquidi adatti apposta per conoscere la differenza tra loro due. In questo caso di questi due tipi di materiale possiamo utilizzare il liquido del molibdeno. Una volta che abbiamo il molibdeno, che io non ce l'ho a portata di mano adesso, ma facciamo come fosse questo qua il molibdeno, che questo qua è un grasso alimentare, giusto per far vedere come fare la prova per sapere la differenza tra il 316 e il 304. Bene, prendiamo una spugna abrasiva o se no una carta abrasiva, dobbiamo grattare la superficie sia un metallo e anche l'altro. Una volta che abbiamo pulito per bene, tipo 1 centimetro per parte, prendiamo il nostro molibdeno, che è questo grasso alimentare, diamo una goccia, sia una parte e anche l'altra, e dobbiamo lasciarlo per circa 20 minuti. Guardate, lo faccio vedere da vicino, così. Lo dobbiamo lasciare circa per 20 minuti. Con questo modo, ovviamente il colore del molibdeno non ha bianco ma ha un colore verde. Quando applichiamo il molibdeno ha un colore verde chiaro. Dopo una ventina di minuti, se questo materiale del 316 diventa nero carbonizzato, verde scuro, troppo scuro, mentre se questo qua rimane con lo stesso colore vuol dire del 304. E con questa prova saprete la differenza tra questi due metalli. Questa è l'unica prova per sapere la differenza tra l'acciaio inossidabile del 316 e l'acciaio inossidabile del 304. Invece se noi vogliamo sapere la differenza tra l'acciaio inossidabile e l'acciaio al carbonio, basta prendere una calamita, facciamo una prova, vedete la calamita si attacca all'acciaio al carbonio, mentre la calamita sull'acciaio inossidabile non si attacca mai. Guardate. Vedete? Mentre sull'acciaio al carbonio ovviamente si attacca. Per oggi ragazzi il nostro tutorial è stato terminato. Spero proprio che la spiegazione è stata chiara e molto semplice e di non aver dimenticato niente. Per qualsiasi informazione ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, condividetelo, mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.